Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi finalmente abbiamo il piacere di vedere, testare e recensire il Bluetti EB70. È una piccola centrale elettrica portatile del peso di meno di 10 kg, 9,5 kg. È molto interessante perché finalmente abbiamo una centrale con un prezzo alquanto popolare e con delle performance abbastanza elevate, quindi è un prodotto sicuramente interessante. Adesso andiamo a vedere un pochino in dettaglio com'è la componentistica, come si presenta a livello estetico e andremo a fare tutta una serie di test. Iniziamo con un occhio all'estetica. Allora, io magari sarò un po' di parte perché a me lo stile di Bluetti in generale piace molto, quindi hanno sempre questo stile un po' tipo cassa, amplificatore per chitarra, che però è una cosa molto soggettiva, quindi va al vostro gusto, insomma. È presente in diverse colorazioni, quindi ci dà anche la possibilità di sbizzarrirci un pochino con i colori, che non è male. Come uscite e per quanto riguarda il pannello anteriore, adesso vi faccio vedere un po' tutto quello che c'è presente. Allora, tanto per iniziare, il display è un display digitale retroilluminato semplice ma molto chiaro, molto brillante, quindi si può vedere chiaramente anche con la luce del sole forte. Fornisce indicazioni molto essenziali, quindi la carica della batteria la vedete qua tramite delle tacchette, gli ingressi, l'uscita in watt, la modalità eco e la frequenza del segnale in uscita per la 220 che potrete selezionare. Qua abbiamo un ingresso per i pannelli fotovoltaici. Questa centrale è in grado di supportare un massimo di 200 watt in ingresso tramite la ricarica con pannelli solari, 12-28 volt. Ok, quindi questo è un dato molto importante. Qua è presente anche una piccola luce LED molto luminosa e poi qua abbiamo il comparto per quanto riguarda la corrente continua. Qua possiamo attivarla tramite questo pulsantino, c'è un piccolo LED verde che si illumina. Abbiamo due uscite USB Type-C da 100 watt e due uscite USB classiche 5 volt e 3 ampere, quindi non abbiamo la ricarica rapida da queste due. Poi abbiamo altre due uscite 12 volt e 10 ampere per due jack che io normalmente non utilizzo, e poi qua c'è l'uscita per l'accendisigari. Qua invece abbiamo le due uscite per quanto riguarda la 220. Teniamo schiacciato questo pulsantino, si illumina un LED verde e adesso è operativo anche il nostro inverter. Su questa centrale abbiamo un inverter ad onda sinusoidale pura con una potenza nominale da 1000 watt e picco 1400 watt. Vi anticipo già che i 1000 watt sono molto fiscali, cioè difficilmente potremo utilizzarlo oltre questa potenza, quindi sono 1000 watt netti. Abbiamo anche, come vi ho detto prima, un picco di 1400 watt. E per il pannello anteriore credo di aver detto tutto. Altro dettaglio importante che ci offre Bluetti è l'uscita per la ricarica wireless qua sopra, cosa che Bluetti mette quasi su tutte le sue centrali portatili ed è una cosa che a me piace molto. Qua è presente un maniglione che si può sfilare, dietro è gommato. L'idea a me piace perché lo potete sfilare all'occorrenza, quindi potete anche riporre la centrale col maniglione chiuso magari in un vano, magari nel vostro camper per esempio, occupando meno spazio possibile, quindi hanno ottimizzato anche lo spazio. Qua è presente la ventola dell'inverter che è molto silenziosa, e basta. Questo è a livello estetico la centrale. Sotto abbiamo 4 piedini gommati e a livello costruttivo si vede che qualitativamente è molto solida. Vi voglio svelare giusto un trucchetto, che non è un trucchetto ma è una funzione che magari può non risultare troppo intuitiva.
Allora, se noi vogliamo disattivare la modalità eco praticamente va in risparmio, stacca l'inverter se non c'è carico di corrente. Quindi cosa facciamo? Teniamo premuti questi due pulsanti, vedete i 50 Hz lampeggiano, potremmo selezionare eventualmente 60 Hz anziché 50 e soprattutto possiamo disattivare la modalità eco. Cliccate ancora, a posto, così memorizzato. In realtà anche con la modalità eco il display si spegne automaticamente, quindi per sempre una questione di risparmio si disattiva, ma evidentemente con questa modalità l'inverter dovrebbe rimanere attivo. Andiamo a dire giusto due parole riguardo alla componentistica interna. Allora, le batterie sono litio ferrofosfato, quindi attenzione, attenzione, sono ottime batterie per un motivo. Le litio ferrofosfato hanno dei cicli di scarica completa numericamente più elevati, quindi questa centrale ci garantisce oltre 2500 cicli di carica completa per poi perdere la sua autonomia all'80% circa. Oltretutto le litio ferrofosfato sono le batterie più sicure in assoluto, quindi si prestano molto bene per un utilizzo quotidiano, quindi questa piccola centrale la potete utilizzare tranquillamente tutti i giorni, nessun problema. Se non la utilizzate tutti i giorni, teoricamente vi dovrebbe durare una vita, veramente tantissimo tempo. Le batterie litio ferrofosfato hanno una differenza rispetto alle NMC, che hanno una densità energetica un pochino inferiore, quindi fondamentalmente a parità di autonomia pesano un pochino di più, e qui si spiega il fatto che questa centrale ha 716 Wh di autonomia. Vi ricordo che 716 Wh di autonomia non vanno mai considerati netti, perché c'è tutta la componentistica interna, quindi l'inverter soprattutto, che hanno un loro assorbimento di energia, che quindi vi ruba un pochino di energia dalla centrale. L'inverter da 1000 watt è un inverter, come vi dicevo, che vi garantisce quei 1000 watt, ma non pensate di puntare a qualcosa di più. Comunque è un buon inverter, peso leggermente inferiore ai 10 kg, quindi è molto leggera, trasportabilissima. Quindi abbiamo una centrale molto versatile. Vi viene fornito, oltre alle B70, tutta una serie di cavi che ora vi mostro. Allora, questo è il cavetto per la ricarica tramite accendisigari, quindi lo potrete caricare anche in macchina o sul camper, per esempio, con la presa accendisigari. Qua ci sono i due connettori MC4 col jack che entra qui. Fortunatamente Bluetti ha predisposto il cavo con i connettori MC4 come fa sempre, cosa che apprezzo molto, perché significa che voi con questa centrale non necessariamente dovete utilizzare i pannelli di Bluetti, anche se Bluetti produce un pannello apposito per questa centrale da 200 watt perfettamente su misura per lei. Comunque voi potete utilizzare i vostri pannelli, infatti dopo andremo a testare i miei pannelli generici su questa centrale. E poi c'è questo alimentatore per presa da muro che ve lo dico sinceramente, è abbastanza orribile. È abbastanza orribile perché vabbè, la ricarica si completa in circa, fate conto, vi entrano circa 200 watt scarsi dall'alimentatore, quindi ci vogliono, facciamo 4 ore più o meno, no? Per la ricarica completa. Ma il grosso difetto di questo alimentatore è che ha una ventolina che è rumorosa e anche a ricarica completa della centrale continua a girare. E quindi c'è questo, tra virgolette, difetto. Allora, è una centrale che ha un prezzo molto competitivo rispetto alle altre, quindi il ragionamento che faccio io è: se hanno dovuto risparmiare su qualcosa a livello di componentistica per essere competitivi rispetto alle altre ed hanno risparmiato sull'alimentatore, secondo me hanno fatto molto bene, perché a me dell'alimentatore non mi interessa niente, perché se io prendo una centrale del genere, sì, la carico a casa,
la uso, ma non è che la tengo attaccata 24 ore su 24 all'alimentatore di casa. E soprattutto se la prendo magari ho anche interesse ad utilizzarla con i pannelli fotovoltaici. Ora andiamo a fare appunto un test con i pannelli e vediamo quanto riesce ad entrare con una bella giornata soleggiata come oggi. In questo momento abbiamo 72 watt in ingresso, vediamo se riusciamo a orientarli un po' meglio. Allora, con questi due pannelli non riesco, cioè riesco a utilizzarne solo uno praticamente di questi due pannelli. Questo significa che vanno oltre il carico massimo che può ricevere il regolatore di tensione MPPT che c'è all'interno. Adesso devo guardare le caratteristiche di questi pannelli, quindi collegandone due praticamente entra solo la carica di un pannello, quindi mi raccomando, considerate questa cosa, comprate i pannelli corretti se volete la carica solare al massimo. Sono appena riuscito a migliorare un pochino l'efficienza della ricarica utilizzando i pannelli generici, diciamo. Adesso ho un ingresso di 130 watt effettuando un collegamento in parallelo anziché in serie, perché in serie la tensione va oltre quello che può gestire il regolatore MPPT. Invece in questo caso, giocando con il collegamento in parallelo, riusciamo a fornire una ricarica un pochino migliore. Adesso abbiamo 130 watt, probabilmente se orientiamo meglio i pannelli riusciamo anche ad ottenere qualcosa di più. Adesso andiamo a fare una serie di test molto classici qua in baita con quello di cui dispongo, con l'attrezzatura di cui dispongo. Allora, intanto proviamo la carica wireless del telefono. Ok, si è attivata, funziona. Poi abbiamo il nostro, anzi partiamo dalle batterie, partiamo per gradi. Batterie dei miei elettrotensili. Stanno andando in carica, abbiamo entrambe le batterie in carica e un output di circa 135 watt, 150, oscilla molto. Adesso proviamo il flessibile che assorbe 800 e qualcosa watt. Ok, il flessibile funziona bene, ma noi dobbiamo testarlo sotto sforzo, quindi vabbè, intanto colleghiamo le batterie anche e vediamo se salta. Facendo così viaggiamo intorno ai 600-700 watt. Adesso andrò a mettere un disco per tagliare la pietra e sforzeremo il flessibile e vedremo se riusciremo a far saltare l'inverter. Adesso abbiamo le batterie in carica e il flessibile collegato e proviamo a forzare il flessibile. L'inverter salta se andiamo a forzare eccessivamente. Adesso ho staccato le batterie, vediamo se riusciamo. Comunque sto tagliando la pietra, L'inverter si è comportato in realtà molto bene perché forzando siamo arrivati a 985 watt di assorbimento, quindi senza bloccarsi, quindi i 1000 watt li regge tranquillamente. Ovviamente stiamo facendo un lavoro veramente molto pesante, stavo tagliando un pezzo di pietra e comunque l'inverter regge anche un lavoro di questo genere con un flessibile di questo tipo. Ovviamente collegando le batterie c'è il rischio che salti prima, bisogna lavorare più delicatamente.
Ovviamente dopo aver tagliato della pietra con un flessibile mi aspetto che le batterie e il compressore del frigorifero funzionino correttamente, ed effettivamente è così. Lo spunto del compressore del frigorifero lo regge tranquillamente, quindi questo è un piccolo frigorifero a compressore, 172 watt in uscita adesso, frigorifero aperto a massima potenza, quindi il compressore è già partito diverse volte, quindi direi assolutamente tutto ok. Quindi adesso facciamo andare un asciugacapelli per 5 minuti, è un piccolo asciugacapelli da viaggio. E adesso facciamo un test della lavatrice, ovviamente a freddo perché avendo un inverter da 1 kW non possiamo spingerlo per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua, ecco, quindi facciamo un lavaggio, adesso faccio un lavaggio corto, ma in realtà possiamo fare anche un lavaggio più lungo, sempre a freddo. Ok, il nostro lavaggio breve è finito, è durato meno di mezz'ora e la batteria praticamente non è neanche arrivata all'80%, siamo ancora quasi a capacità piena. Adesso andremo a testare questo piccolo frigoriferino che ha un assorbimento di 50 watt. Io l'ho collegato alla 220, in realtà funziona anche tramite la 12 volt. È mezzogiorno, adesso io andrò a lavorare e tornerò questa sera, dopo le 10, quindi qua abbiamo 716 Wh, quindi teoricamente io dovrei tornare e trovare ancora il Bluetooth B70 funzionante. Sono appena arrivato a casa e sono le 10:40, quindi ho lasciato il Bluetooth EB70 a mezzogiorno. Adesso, come vedete, siamo a corto, la batteria è esaurita, però sta continuando ancora a girare, il frigorifero sta continuando a girare, e quindi un calcolo approssimativo, abbiamo all'incirca consumato più o meno, direi un 600 Wh. Dobbiamo considerare, come al solito, che la capacità di queste centrali non è mai al 100%. Ultimo test, macchinetta del caffè che consuma esattamente 1 kW. Vedete? Vedete, 1 kW, poco più, abbiamo raggiunto dei brevi picchi, adesso si sta stabilizzando. Ok, ha raggiunto la temperatura, vedete, adesso si è spento. Ma eccoci giunti al momento delle conclusioni riguardo questo bluettino EB70. Allora, mi ha soddisfatto? Sì, mi ha soddisfatto molto, soprattutto perché è un prodotto che, come vi dicevo, ha un rapporto qualità-prezzo davvero molto molto buono, quindi questo lo trovate a 700 euro, costa meno dei concorrenti ed ha della componentistica interna molto molto buona a livello qualitativo. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la presa da muro, diciamo l'alimentatore da muro che è rumoroso. L'inverter è un buon inverter, il regolatore di tensione è un buon regolatore di tensione, abbiamo una buona capacità, insomma siamo su un buon livello. Le batterie sono molto buone perché sono batterie che dovrebbero durarvi una vita. Sicuramente vale questi 700 euro assolutamente. A chi la consiglio? Ovviamente a chi ha un camper, ha una casetta in campagna nei boschi come me, anche chi vuole sopperire ad alcuni momenti di blackout magari in casa senza avere troppe pretese ovviamente, e anche se dovete fare lavori itineranti in giro con elettroutensili, portandovi dietro magari questa piccola centrale, riuscirete a lavorare ovunque. Quindi Bluetooth EB70 davvero promosso. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Luca!